Ben arrivati su Scontro Corrente, in questo video parleremo dello stato di natura secondo Hobbes, ma prima di cominciare, se è la prima volta che vedete uno dei miei video, io mi chiamo Amedeo e sono l'ideatore del progetto scontrocorrente.com, che è un blog in cui parliamo della nostra società dal punto di vista di diverse discipline. Quindi se siete interessati a questi temi, vi invito ad iscrivervi al canale e a seguirci sugli altri canali social. Hobbes ci vuole dare un'indicazione per capire la società come unitaria. Infatti egli dice che per comprendere al meglio un oggetto bisogna partire dalle cause che lo costituiscono. Quindi per comprendere la società nella sua unità dobbiamo capire al meglio i suoi fattori, quindi le persone. E a questo punto dobbiamo risalire allo stato di natura umana. Lo stato di natura è quella condizione per cui l'uomo non è insieme agli altri, quindi egli agisce solo in funzione di se stesso. Allora bisogna capire e indagare quali sono gli impulsi e le passioni che guidano le azioni umane. Lo stato di natura deve essere considerato come una condizione ipotetica e l'ipotesi che bisogna fare è quella di assenza di stato nazionale, cioè l'uomo senza sovrano. Allora possiamo qui sintetizzare le caratteristiche peculiari dello stato di natura individuate da Hobbes. La prima caratteristica dello stato di natura secondo Hobbes è l'uguaglianza nella forza, cioè a partire dallo stato naturale la forza degli uomini è abbastanza uguale. Questo vuol dire che anche il più debole sarebbe in grado di uccidere il più forte. Ciò che poi va a creare le differenze è il desiderio di sempre maggiore potere, e per potere si deve intendere i mezzi con i quali realizziamo il nostro bene e i nostri desideri. Quindi, secondo Hobbes, il potere è il mezzo con il quale realizziamo il nostro bene individuale. La seconda caratteristica è la competizione. Gli uomini sono competitivi a causa della natura dei loro bisogni rispetto alla scarsità delle risorse disponibili. La competizione può trasformarsi in guerra e la guerra è causa di morte per i singoli. Quindi la paura della morte diventa un freno alla crescita infinita dei bisogni umani. Quindi la paura di morire riesce a conservare la pace, riesce a far collaborare gli uomini al fine di soddisfare i propri interessi individuali. La terza caratteristica è che la natura psicologica dell'uomo è prevalentemente autocentrata. Infatti si tende a dare priorità alla propria conservazione, alla sicurezza di se stessi e della propria famiglia. Il punto chiave dello stato di natura, secondo Hobbes, è proprio la paura di morire. Questa paura è una caratteristica innata e primordiale comune a tutti gli uomini, a tal punto che si potrebbe azzardare di dire che tutte le paure dell'uomo sono derivanti dalla paura di morire. Quindi l'impulso risultante da questa paura è quello di spingerci a mettere in atto paradossalmente delle azioni contro natura, come quelle di istituire una società civile, di creare un sistema educativo e di creare un sistema di norme utili a conservare la vita di ognuno. Quindi, ricapitolando, lo stato di natura, secondo Hobbes, è quella condizione per cui siamo tutti abbastanza uguali e come tali siamo
in competizione per assicurarci le risorse utili a realizzare i nostri desideri. La competizione può sempre potenzialmente trasformare lo stato di natura in stato di guerra, dove il pericolo di morte diventa più concreto. Allora, la morte, la paura di morire, limita i nostri impulsi naturali, inducendoci a creare le condizioni, una condizione non naturale come quella della società. Quindi la società diventa il sovrano che regola e limita i nostri istinti. Secondo Hobbes, il sovrano è il Leviatano, cioè uno stato assolutistico al quale tutti hanno deciso di obbedire in cambio di una vita comoda e pacifica. Allora qui vi pongo una domanda. La democrazia occidentale può essere un sovrano sufficientemente potente a limitare adeguatamente gli istinti naturali dell'uomo? Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Se i miei video ti piacciono, ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale perché può essere un grande contributo per sostenermi. Puoi farlo anche acquistando dei titoli che pubblicherò nella descrizione grazie all'affiliazione Amazon. Alla prossima!